invitato anche Antonio Matera. Antonio Matera lavora, è un front-end developer che lavora per Tangible. Tangible è una realtà emergente nel panorama italiano, si occupa di un'azienda che si occupa di user experience e service design, e abbiamo invitato Antonio come front-end developer almeno per due buoni motivi. Il primo è che come designer credo siamo tutti curiosi un po' di sentire come gli sviluppatori si pongono rispetto alle problematiche del design, e poi perché vogliamo che ci racconti come hanno affrontato la sfida di un design accessibile, in particolare il design accessibile di sito web di uno dei più importanti aeroporti italiani, e come soprattutto sono riusciti a trasformare i vincoli legati alla normativa dell'accessibilità, sono riusciti a trasformarli, come dire, in un'opportunità per un design che sia veramente accessibile e inclusivo verso tutti. Prego. Grazie. Grazie, ciao a tutti. Allora, io sono Antonio Matera, le presentazioni sono state già fatte. Mi occupo di sviluppo front-end e lavoro per Tangible, appunto ci occupiamo di user experience e service design. Oggi nel mio intervento andrò a parlare di accessibilità nel contesto dell'esperienza web. Andremo a vedere quali sono i punti e le tematiche che ruotano intorno all'argomento e vedremo quali sono le necessità e le frustrazioni che utenti con disabilità visive possono avere quando navigano il web. E andremo a vedere come un apparente vincolo come l'accessibilità in realtà si possa trasformare in un'opportunità per costruire una cultura di design inclusivo che vada oltre le normative di legge. Come usiamo il web oggi? Allora, oggi la maggior parte delle persone troverebbe difficile immaginare la propria vita senza internet. Con un clic abbiamo a portata di mano il mondo web, possiamo fare acquisti, progettare le nostre vacanze, consultare articoli, a patto che riusciamo a vedere lo schermo, a patto che riusciamo ad ascoltare materiale uditivo, audio, insomma, che riusciamo anche ad usare un mouse. In ogni caso, a patto che non abbiamo qualche forma di disabilità. Ecco, il discorso sull'accessibilità dovrebbe aiutarci a comprendere come persone con disabilità usano il web, come si interfacciano al web, quali sono le problematiche e le frustrazioni che essi possono provare quando navigano, e cosa possiamo fare noi quindi per rendere i nostri siti web più accessibili per questo tipo di persone. Intanto cosa significa accessibilità? Accessibilità significa progettare e sviluppare tecnologie, tools, applicazioni web o applicazioni mobile in modo tale da poter essere usate da persone con disabilità e non. Più nello specifico che possano comprendere, navigare, interagire con il web o che possano contribuire al web, perché ci sono persone con disabilità che contribuiscono a rendere questo posto, il web, un posto migliore, in quanto ci sono designer e sviluppatori tra loro. Ecco, spesso accessibilità può essere fraintesa, nel senso si può pensare che si riferisca soltanto a persone con disabilità. In realtà l'accessibilità è volta alle persone, innanzitutto. Gente, insomma, come voi, come me, gente qualunque, no? Perché nonostante le tecnologie, i tools, i trucchetti che abbiamo imparato negli anni nel nostro mestiere, dobbiamo ricordarci che il web è ancora fatto da persone per le persone. Quindi bisogna innanzitutto progettare per le persone prima che per disabili. Ecco, progettare per tutti sarà un po' l'architrave del mio intervento oggi. Appunto parliamo di design inclusivo. Infatti l'accessibilità web va a beneficiare tutte le tipologie di persone, non solo persone affette da disabilità. Ecco, immaginiamo gente che usa smartphone o smartwatch o qualsiasi altro tipo di device da schermi molto piccoli o con modalità differenti di input. O possiamo immaginare gente anziana con ridotta mobilità a causa dell'invecchiamento. Possiamo pensare anche a gente in situazioni limite, tipo si trova in un ambiente molto luminoso, per cui farà fatica a leggere il contenuto del proprio device, di un sito web, di un'applicazione, che sia essa mostrata su uno smartphone o su un tablet o su un computer.
piuttosto che magari non riusciamo a poter ascoltare l'audio di determinati contenuti perché ci troviamo in una situazione in cui non possiamo e quindi abbiamo bisogno di contenuti testuali alternativi validi, piuttosto che ancora gente che vive con disabilità temporanee dovute a un infortunio di un braccio, piuttosto che allo smarrimento degli occhiali, che sono una tecnologia assistiva se ci pensate. Ecco, l'accessibilità va a beneficiare tutti quanti. Il 100% della popolazione mondiale ad oggi vive quotidianamente con una forma di disabilità, seppure essa sia temporanea e non permanente. E che vorrei sensibilizzare tutti quanti voi nel riconoscere che le disabilità fanno parte della nostra quotidianità, in quanto, come dicevo prima, ecco, la luce del sole potrebbe riflettersi sullo schermo e causare difficoltà visive, problemi di vista, piuttosto che usare lo smartphone o i nostri device su un mezzo in movimento, che sia esso un autobus o un treno, porta difficoltà motorie nel leggere determinati contenuti che stiamo consultando. L'ambiente rumoroso alla lunga potrebbe abbassare le nostre capacità uditive, così come l'alcol, e non solo, ma anche dormire poco, riduce le nostre capacità cognitive e di concentrazione. Ecco, c'è un tema legato all'invecchiamento che ci fa riflettere sul fatto che mentre invecchiamo andiamo sempre più incontro a una condizione che si chiama presbiopia, ovvero Perfetto. Ottimo. Che vuol dire che mentre invecchiamo non riusciamo a leggere correttamente più i caratteri e a mettere a fuoco determinate cose. Ecco, il 59,1% della popolazione italiana oggi ha più di 40 anni, con questo non voglio attirarmi le antipatie di chi ha più di 40 anni, però è un dato di fatto, lo prendiamo come tale, e ci dimostra che con l'invecchiamento le nostre capacità visive vengono meno. Quindi dobbiamo entrare in empatia con persone con disabilità, in quanto tutti quanti noi fondamentalmente ci conviviamo con esse, seppure in maniera lieve o minore. Quindi ecco, l'accessibilità è importante per tutti quanti, dobbiamo progettare per tutti, sempre, in ogni momento del nostro lavoro, da quando facciamo ricerca con gli utenti a quando andiamo a fare codice front-end o back-end. Il web ha un grande potenziale per rivoluzionare la fruibilità dei contenuti, ma le aspettative per utenti con disabilità nel tempo sono state disattese. Infatti soltanto una piccolissima percentuale di contenuti multimediali risulta davvero accessibile e la maggior parte dei siti web ad oggi è accessibile ed usabile soltanto con l'ausilio di un mouse. Non possiamo usarlo anche con una tastiera. Ecco, quindi cosa succede? Le domande che dobbiamo porci sono queste, nel senso, cosa accadrebbe se progettassimo siti web con solo grafiche e grandi immagini, che hanno un grande impatto emozionale sulla user experience? Quali utilità avrebbero gli screen reader? Gli screen reader sono dei tool per cui persone con disabilità si avvalgono quando devono navigare un sito web o un prodotto qualsiasi digitale. Ecco, proprio quando iniziamo a porci questo tipo di domande, iniziamo a renderci conto e ci rendiamo conto di quali siano le problematiche che il web riserva a persone con disabilità. Ecco, Internet ha un grande potenziale per rivoluzionare la fruibilità dei contenuti, ma spesso accade che con tecnologie e tools che andiamo a scoprire si possano generare degli ostacoli e delle barriere. Quindi questo cosa significa? Che gli utenti con disabilità si sentiranno scoraggiati e perderanno quel sentimento di emancipazione digitale che hanno ottenuto nel tempo e torneranno a dipendere da altre persone come accadeva in passato. Ecco, ho avuto l'opportunità di fare una ricerca, dopo andremo a vedere nello specifico, con persone con disabilità visive e vi posso assicurare che la frustrazione che provano nel navigare il web accanto ad un'altra persona è davvero grande. Dovrebbe essere un'azione così semplice da poter essere compiuta in maniera autonoma e essere affiancati da qualcun altro per poter navigare il web è un motivo per loro di grande frustrazione. Quindi dobbiamo iniziare a portarci in casa il tema dell'accessibilità e di rendere i contenuti accessibili per tutti. Quando parlavo di barriere e ostacoli che negli anni, grazie alle nuove tecnologie, abbiamo generato, mi riferisco a tanti effetti inutili e animazioni che spesso
inseriamo nei nostri siti web per renderli più belli, o magari alle tonnellate di JavaScript che inseriamo per manipolare l'HTML di una pagina, per spostare e fare magie particolari, piuttosto che inserire grandi immagini o grandi video in background che hanno un forte impatto emozionale, ma che hanno un'utilità pari a zero per un utente non vedente. Non se ne fanno nulla se non c'è un contenuto alternativo. Ecco, c'è un tema di progressive enhancement che, unito all'accessibilità, impone un modo di scrittura e di progettazione del web più sano, più basico, più back to basic appunto, ma più fruibile e utile per tutti quanti. Ecco, il funzionamento delle pagine, spiegando qual è il concetto di progressive enhancement, perché magari è un po' più profano nel settore, è una metodologia di progettazione e di sviluppo codice, per cui il funzionamento di una pagina dovrebbe funzionare senza che andiamo a interporre dei layer tipo CSS o JavaScript sui nostri progetti. Dovrebbe funzionare in una maniera abbastanza naturale, soltanto scrivendo l'HTML di una pagina. Chiudo questa piccola parentesi legata alla parte un po' più tecnica, ed è per noi un motivo di valutare il lavoro che abbiamo fatto nel tempo e di poter decidere di rimuovere un po' della spazzatura che negli anni abbiamo accumulato all'interno dei nostri progetti. Quindi è un'opportunità per noi per rimuovere un po' di spazzatura generata nel tempo. Abbiamo analizzato il problema dell'accessibilità, ne abbiamo compreso l'importanza e i valori che ci sono dietro. Cosa possiamo fare però per iniziare a porre un rimedio su tutto ciò? Serve innanzitutto impegno e responsabilità, che si traduce in consapevolezza, ovvero bisogna avere una forte presa di coscienza del tema, bisogna sapere per chi stiamo progettando. Ecco, bisogna sapere che sviluppatori e designer non sono affatto contrari a un web accessibile. Piuttosto, spesso gli errori che vediamo sui siti web sono frutto di una mancanza di conoscenza, invece che di noncuranza o negligenza nell'implementare l'accessibilità all'interno dei siti web. Quindi conoscere le persone, entrare in empatia con loro, intervistarle, vedere come si approcciano quando navigano il web, è un punto importante per aumentare la consapevolezza, che però da sola non basta, in quanto comprendere il problema è un importante primo passo che non va a risolvere le cose. È necessaria leadership, specialmente nelle grandi aziende. Ecco, se dall'alto non arrivano delle chiare e specifiche direttive su come l'accessibilità deve essere implementata all'interno dei nostri progetti, sarà difficile poterla attuare e metterla in pratica nel nostro lavoro. Che vuol dire? C'è bisogno che responsabili di team, stakeholder o imprenditori inizino a comprendere il valore dell'accessibilità e inizino a istituire una cultura aziendale improntata su questo, affinché anche tutti quanti gli altri ne apprezzino il valore. Anche quando dall'alto si manifesta l'interesse nell'implementazione, questo deve essere supportato da precise linee guida. Ci servono specifiche e direttive che ci permettono di non perderci nella routine quotidiana. L'approccio migliore è quello di implementare delle norme e delle procedure nei nostri progetti che ci aiutino a monitorare un mantenimento, il mantenimento di un livello standard dell'accessibilità. Questo come lo possiamo fare? Lo possiamo fare in ogni step del nostro processo, da quando facciamo interface design, quando facciamo prototipazione, o quando nel mio caso vado a sviluppare codice front-end accessibile, devo far sì di preservare il lavoro che hanno fatto i designer prima di me e devo far sì che integratori esterni, che magari ci vanno ad agganciare delle logiche back-end o di CMS sul progetto, mantengano il lavoro fatto da chi ci ha lavorato prima. E per fare questo è necessario che ci sia un supporto tecnico e una quality assurance molto elevata, per far sì che l'accessibilità non si perda nei vari passaggi di consegna di un progetto. Spesso, ecco, negli imprenditori la domanda che ci si fa è: quanto costa l'accessibilità? Ha un costo l'accessibilità? E questo può suscitare negli imprenditori un aumento di costi, di personale, di tempo. Ecco, c'è un tema di responsabilità sociale che da solo dovrebbe bastare per motivare la gente nell'implementare l'accessibilità. Più tardi vedremo a cosa mi riferisco con responsabilità sociale. Ci sono anche dei requisiti legali e delle azioni, delle sanzioni che possono esserci nel momento in cui rendiamo i nostri siti non accessibili. C'è una legge, la legge Stanca,
che tramite degli articoli specifici va a sancire quali sono i criteri per l'implementazione dell'accessibilità, tecnici e non. Ecco, la legge si applica, dice che gli articoli e la legge stessa si applica alle pubbliche amministrazioni o aziende concessionarie di servizi pubblici o aziende appaltatrici per servizi informatici, piuttosto che il decreto va a stabilire le linee guida recanti i principi di accessibilità e le linee guida per la verifica dell'accessibilità sui nostri siti internet. Ma è chiaro che non basta neanche questo, nel senso che implementare le leggi, rispettare le normative sui nostri siti web è solo la punta dell'iceberg. È il punto di partenza con cui implementare tecnicamente l'accessibilità nei nostri siti web. Ma ci sono dei limiti. Questi limiti li abbiamo trovati all'interno del progetto di Aeroporto di Bologna, apro una parentesi su un piccolo case study che ci ha visto coinvolti direttamente, in cui l'estate scorsa abbiamo partecipato ad una gara d'appalto che ci ha visti vincitori e responsabili della riprogettazione e del redesign del sito dell'aeroporto di Bologna, uno dei più importanti aeroporti ed il settimo per importanza di traffico in Italia. C'è una normativa anche qui, la normativa ENAC, che è l'ente nazionale dell'aviazione civile, che sulla struttura della legge stanca va a definire ulteriori principi e normative con cui implementare tecnicamente l'accessibilità. Ci dice ad esempio di fornire alternative testuali ai contenuti multimediali, piuttosto che ci dice che il sito debba essere abbastanza leggibile, quindi contrastato bene con dei caratteri non troppo piccoli, che debba essere consultabile anche da tastiera, non solo da un mouse. Ma come dicevo, ci sono dei limiti sia sulla legge stanca che sulla normativa ENAC, perché tecnicamente possiamo rendere i nostri siti web accessibili da oggi, subito, ma se vogliamo fare uno step ulteriore e andare oltre, possiamo fare ancora di più per rendere la vita di persone con disabilità migliore sul web. Bisogna andare oltre, ovvero bisogna conoscere, scendere sul campo, bisogna entrare in empatia con le persone. Come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto con una ricerca con gli utenti, di cui sono stato partecipe anche io, ho voluto fortemente essere partecipe quel giorno. L'abbiamo fatto presso l'Istituto Nazionale Ciechi Italiani di Brescia e abbiamo fatto una ricerca con utenti ipovedenti e non vedenti. Ed è stata per noi innanzitutto un'occasione per vedere come persone con disabilità si interfacciassero al web. E non è stato un test di usabilità, ma è stata una vera e propria ricerca. Ci siamo messi lì un po' con la passione di vedere come essi si interfacciassero al web. È stata un'occasione grande per noi. Vediamo che ci sono utenti che utilizzano il computer in maniera diversa, ognuno dall'altro, chi usa tool specifici per invertire i colori o aumentare il contrasto di un sito, chi consulta le mappe usando lo zoom a volte spropositato di un sito web, e l'uso appunto di screen reader. Adesso voglio farvi vedere due piccoli video che vi fanno vedere in maniera tangibile quali sono i limiti di una normativa. Possiamo vedere adesso alle prese un utente non vedente, Roberto, che sta cercando sul sito dell'aeroporto di Bologna, su una pagina del sito, la pagina alle assistenze speciali, che è una pagina che per legge deve essere implementata. Perché per noi la parte testuale, ovviamente, ma l'avete capito da soli, è fondamentale, cioè le parole tipo assistenza, che non c'è, oppure disabili, che non c'è. Per cui niente, uno si arma di pazienza e va a fare un giro. Questo intanto è come funziona uno screen reader. Legge qualsiasi cosa noi digitiamo in un campo input, perfetto. Che succede? Allora, questa pagina è tecnicamente a norma con la legge stanca. C'è un link sulla pagina, è qui. Ok? Vediamo adesso qual è la situazione paradossale che si è creata. Normalmente quando si arriva sul copyright è la fine, cioè si sa, diciamo che quindi io a questo punto torno con un comando inizio pagina e poi faccio la ricerca di info e spero che ci sia qualcosa qui. Innanzitutto ha affidato alla speranza la ricerca della sua pagina. Cosa è successo? Che il link alla pagina c'è, esiste,
voglio precisare che il test l'abbiamo fatto sull'attuale progetto dell'aeroporto e attualmente il sito è ancora online, a settembre uscirà con la nuova versione su cui ci stiamo lavorando. Che succede? Che il link a quella pagina c'è, ma è in fondo alla pagina, come ultimo elemento della pagina. Allora che è successo? Lui tramite lo screen reader ha capito che una volta arrivato sul copyright ha capito che la pagina è finita, non ha trovato quello che stava cercando. In realtà gli sarebbe bastata un'altra pressione del tasto sulla tastiera per vedere che lì c'era la pagina alle assistenze speciali. Quindi quando parlo di limiti della normativa intendo esattamente questo. Allora abbiamo intercettato questo problema, l'abbiamo capito subito, è stato per noi il momento in cui abbiamo detto cacchio, c'è un problema, e nella nuova navigazione che stiamo implementando abbiamo deciso di mettere come primo link la pagina per le assistenze speciali. Ecco, ci basta vedere come con poco possiamo rendere i nostri siti più accessibili da subito. Cosa abbiamo imparato da questa esperienza, chiudendo la parentesi aeroporto? Ci sono dei takeaways della ricerca. Abbiamo imparato innanzitutto che ciascuna persona ha un proprio modo di navigare il web. Ognuno ha, su 6 persone intervistate, conosciute, ognuno avesse un modo diverso di usare internet, di consultare il sito. Che fare dei task specifici può richiedere anche ore, per cui è un momento della giornata che va programmato. Noi riusciamo a fare i nostri acquisti, prenotare le nostre vacanze in 10-15 minuti. Loro probabilmente per fare un acquisto di un volo hanno bisogno di 2, 3, 4 ore, per cui è un momento della giornata da dedicare. Immaginate se voi doveste pianificare un momento della giornata da dedicare per la navigazione web. Non so se rendo l'idea. Ecco, abbiamo espanso la nostra conoscenza all'interno del team Tangible e stiamo man mano istituendo l'accessibilità come un tema di cultura aziendale, di design inclusivo, e l'abbiamo fatto da subito integrando l'accessibilità su altri progetti in parallelo a quello dell'aeroporto di Bologna. C'è un tema di responsabilità sociale, riprendendo il discorso di prima, che da solo dovrebbe bastare nel motivare la gente e gli imprenditori a implementare l'accessibilità all'interno dei nostri siti web. Se usciamo dal contesto aeroporto, quindi dall'acquisto di un volo, dall'acquisto di un parcheggio, ma immaginassimo di dover progettare un servizio pubblico per le pubbliche amministrazioni, piuttosto che un servizio comunale, o un servizio che permetta di votare per delle elezioni, o un touchscreen, magari posto troppo in alto per una persona che è in carrozzina, avrà dei problemi ad accedere adesso. Ecco, a volte scelte di design impattano negativamente sull'erogazione dei diritti e sull'esercizio della democrazia. Quindi dobbiamo pensarci bene quando progettiamo per i nostri progetti, appunto, dobbiamo sempre tenere in mente che dobbiamo progettare per tutti quanti. Non mi stancherò mai di ripeterlo, scusate se sono ripetitivo. Quindi forse è ora che noi come designer e sviluppatori iniziamo a portare il tema dell'accessibilità all'attenzione di tutti quanti, anche degli imprenditori, perché spesso si teme che creare un sito web accessibile possa richiedere un notevole dispendio di tempo e denaro, risultando più costoso di uno non accessibile. In realtà non è vero, perché per implementare l'accessibilità basta davvero poco, e dopo lo vedremo, l'abbiamo visto anche nell'esempio della navigazione prima, e i benefici sono sempre maggiori rispetto alla mole di lavoro richiesta per implementare l'accessibilità sulle nostre applicazioni digitali. Vediamo le aziende investire energie e i propri capitali sul social media, SEM, SEO, va benissimo, ma continuano ancora a ignorare l'accessibilità. Ecco, se provassimo a reindirizzare le nostre energie nell'accessibilità, riusciremo ad avere dei benefici assurdi da esso. Ecco, immaginate che oggi 285 milioni di persone al mondo soffrono di un particolare tipo di disabilità visiva, che sia la cecità o daltonismo, qualsiasi tipo di disabilità. Quindi quando non implementiamo l'accessibilità all'interno dei nostri siti web stiamo dicendo no a un potenziale profitto, dei potenziali introiti che possiamo ricavare. Quindi forse è il caso di rivalutare qual è il vero costo dell'accessibilità. Ma può capitare spesso che gli introiti diretti possono essere davvero esigui o non possano essere statisticamente validi, e su questo ci si può fare ben poco. Però c'è anche un discorso di ritorno dell'investimento indiretto. Ecco, immaginiamo come magari i nostri investimenti e le nostre risorse economiche possono essere risparmiate, ad esempio, su un customer care. Nel momento in cui un sito accessibile da solo
rende chiare delle informazioni per persone con disabilità, il customer care dovrà spendere meno tempo nel dare loro delle indicazioni e probabilmente potrà investire quell'energia per dare indicazioni a persone che vogliono effettuare magari una conversione sul sito. Quindi c'è un tema di ritorno dell'investimento indiretto. Lo dice anche la legge, c'è bisogno di formazione sia per persone che implementano l'accessibilità che per chi è disabile e deve fare uso di tecnologie assistive. Online si trovano tantissimi contenuti, qui vi ho riportato alcuni link che magari poi dopo vi potete consultare o andare a informarvi, insomma. Ci sono tantissime risorse per sviluppatori, ricercatori e designer. Esistono tantissimi professionisti che possono aiutarci a rendere il web più accessibile da subito e ad assicurare una maggiore accessibilità all'interno dei nostri progetti. E organizzazioni come il WebAIM e il W3C sono un'istituzione in materia. Possiamo trovare materiali didattici, ricerche, interviste, articoli, estratti di codice da poter implementare nei nostri siti web subito. Qui ci sono alcuni esempi che vi mostro in maniera molto veloce, ad esempio il form di contatto in uno stato di errore. Se gli poniamo in alto un box in cui diciamo quali sono i campi in errore e gli forniamo un link in modo tale che chi usa tecnologie assistive può accedere subito al campo in errore, possiamo far sì di non dover ricompilare gli altri che invece erano corretti. Quindi ci mettiamo davvero poco a fare una cosa del genere e possiamo soprattutto enfatizzare quali sono i campi in errore, piuttosto che lo screen reader leggerà sempre, in ogni momento del caricamento di una pagina, la navigazione di un sito web. La leggerà sempre. Cosa possiamo fare per bypassare questo problema? Possiamo fornire un link nascosto magari a persone che ci vedono, ma visibile a uno screen reader che ci permette di bypassare la navigazione e passare direttamente al contenuto principale di una pagina. Immaginate quanto possa essere noiosa una cosa del genere. E ho visto che è noiosa questa cosa sull'aeroporto di Bologna. Ci sono tantissimi siti che hanno delle navigazioni complesse con centinaia di link. Immaginate di dovervele sentire ogni volta. No? Perfetto. I testi collegati ai link devono avere un senso innanzitutto, quindi evitiamo testi tipo clicca qui o avanti, ma diamo possibilmente un contenuto testuale valido. E così è come lo vedranno persone che non riescono a distinguere i colori, specialmente quando facciamo affidamento al pattern colorato. Se invece riforniamo un'adeguata sottolineatura a un link, così è come lo vedranno persone affette da cromatopsia, ovvero gente che non riesce a distinguere i colori, o da daltonismo. Di nuovo, non fare affidamento sul colore per veicolare un'informazione, cioè il colore può enfatizzare e rendere più comprensibile un'operazione, ma risulta inefficace per persone che hanno problemi nel distinguere un colore dall'altro. Quindi la soluzione che possiamo trovare probabilmente è questa: dargli il pattern colorato, ma aggiungerci un'etichetta che va a rimuovere ogni dubbio. Quello è giallo ed è giallo per tutti. Ecco, quelle elencate sono solo delle linee guida che non sono sufficienti a risolvere tutte le cose, non sono sufficienti a rendere il web accessibile, ma costituiscono comunque un buon punto di partenza e possiamo da subito rendere i nostri progetti più accessibili rispetto a come lo sono adesso. E sono soluzioni valide per tutti, nessuno incluso. Questo è il design inclusivo. Quindi dobbiamo iniziare a farci una domanda: se noi cambiassimo modo di pensare, se iniziassimo a progettare dalle disabilità piuttosto che dalla norma, ecco, quando iniziamo a progettare dalle disabilità incappiamo in soluzioni non solo inclusive, ma spesso migliori di quando progettiamo per la norma. Il tempo è tiranno, ma c'è molto altro di cui parlare sull'argomento, perché il tema è anche caldo ultimamente, negli ultimi anni. Dobbiamo sempre ricordare che l'accessibilità non va a inficiare, non va a compromettere la bellezza, se vogliamo, di un sito web o la sua complessità. È un livello superiore astratto che noi stiamo aggiungendo per rendere un progetto, un prodotto migliore di quanto già lo è, magari. Sicuramente progettare in maniera accessibile è più difficile consegnare responsabilmente, ma è importantissimo ed è una delle parti migliori del nostro lavoro, perché l'accessibilità è essenziale per alcuni, ma utile per tutti. Grazie.